Vorresti cucire una giacca facile, calda, avvolgente? Vorresti imparare a conoscere meglio i cartamodelli Burda? Che cosa ne dici se infiliamo insieme la taglia cuci? Mannaggia, se a casa non hai la taglia cuci, non preoccuparti, scopriremo un punto alternativo che puoi realizzare con la macchina per cucire. E ancora, conosci bene le fliseline o anche gli strumenti per tagliare i tessuti invernali, quelli più pesanti, quelli più grossi? Se hai voglia di scoprire questi e tanti altri trucchi di cucito, sei nel video tutorial giusto! Benvenuti a tutti quanti o bentornati nel mio canale, io sono Sara, mi occupo di cucito creativo e sartoriale e in tutti i miei canali social, li trovi linkati nell'info box qui sotto, puoi imparare a cucire online meglio ovunque. Vediamo subito il programma di questo nuovo tutorial. Scopriremo insieme il cartamodello della giacca numero 5 del Burda Easy 6 2023. Scopriremo poi il tessuto, o meglio i tessuti consigliati per questo progetto. Vedremo come si può tagliare il tessuto con diversi strumenti, trovando dunque quello più congeniale per te. Vedremo le fliseline. Infatti ho preparato per te un contenuto extra rispetto alle istruzioni della rivista Burda per darti una soluzione che ti garantirà la durata di questo cappotto per tantissimi anni. Affronteremo poi l'infilatura della taglia cuci, amore e odio, ma lo vedremo insieme nel corso di questo video. Ma se a casa non hai la taglia cuci, scopriremo come realizzare un punto similare con la macchina per cucire, per preparare dunque il tessuto a tutta la confezione. Ci sono infatti dei tessuti che sfilano durante la lavorazione e dunque dobbiamo preparare accuratamente il tessuto per una confezione perfetta. Questo video, come ti ho già anticipato, è il primo video dedicato a questo progetto. Infatti si chiama Giacca numero 5 volume 1 però. Ci sarà infatti anche un video volume 2, un video volume 2 nel quale invece parleremo del video tutorial correlato, quello che stai guardando in questo momento, quale piedino scegliere per quale stoffa. Vedremo poi come effettuare le cuciture principali di questa giacca. Affronteremo insieme la paramontura e qui ti svelerò un trucco extra rispetto alle istruzioni del Burda per realizzare una paramontura velocissima, di sicuro effetto, per te che sei principiante o anche per te che magari vuoi fare un progetto veloce. Affronteremo insieme l'orlo e le varianti del cartamodello perché ho in serbo per te tanti consigli utili per trasformare questo modello al 100% e alla fine del secondo video tutorial dedicato a questa giacca vedremo il progetto completato. Il cartamodello. Il cartamodello che ho scelto per questo progetto è la giacca 5 della Burda Easy 6 2023. La giacca puoi sceglierla nella variante A, B, C, cambia soltanto la lunghezza della manica e la lunghezza della giacca in sé e per sé. Questa giacca è molto semplice da realizzare. Trovi infatti nel foglio tracciati lo stampo della giacca davanti. Trovi poi lo stampo della manica. Ogni stampo è disponibile in più taglie, in modo tale che tu possa trovare la taglia più affine alla tua figura. Troverai poi lo stampo della giacca dietro, che è per così dire tagliato in ripiego stoffa, cioè il centro dietro non verrà cucito, bensì verrà lasciato intero, e questo lo vedremo nel video successivo, per avere una schiena completamente unita. Avremo poi tutti i segnali che ci indicano con estrema attenzione e semplicità di quale cartamodello stiamo parlando. Il numero 2 indica per esempio la giacca dietro, il modello 5 indica il numero del modello riferito nella rivista. AB vuol dire la variante giacca A, la variante giacca B, o ancora se trovi la lettera C vuol dire la variante di giacca C, che come in questo caso ha la manica più lunga. Trovi tutte le indicazioni espresse con estrema accuratezza.
Se infatti scegli il Burda Easy, ha un foglio tracciato molto più semplice del Burda Standard. Perché? Perché stampano molti meno cartamodelli sullo stesso foglio e dunque non vi è una eccessiva sovrapposizione degli stampi per permetterti così un apprendimento più easy, come dice la rivista stessa. Trovi le varianti del cartamodello dove indicando praticamente la lettera A, la lettera B o la lettera C ti propongono le varianti che sono per l'appunto la lunghezza della giacca, A, B sono più corte, C è più lunga e la lunghezza della manica, AB è una manica più corta, C ha la manica più lunga. Lo stampo si completa poi con il pezzo numero 4 che è la paramontura davanti della giacca, ovviamente in due lunghezze, sia la giacca versione corta sia la giacca versione più lunga, e poi il pezzo numero 5 che è la paramontura del colletto dietro. Questa giacca infatti è sfoderata e dunque è veramente semplice da realizzarsi anche per te che magari sei alle prime armi. Se vuoi vedere l'intero sfoglio della rivista Burda Easy, clicca qui sotto perché nell'info box, cioè nella descrizione del video, trovi anche lo sfoglio che ho realizzato, sempre qui sul mio canale YouTube, per la rivista Burda Easy numero 6 2023. Ci sono veramente tanti consigli utili all'interno dello sfoglio di questa rivista che ti consiglio di andare a vedere. Una volta che hai ricalcato con la carta velina il tuo cartamodello, perché non devi tagliare i foglio tracciati, puoi andare ad aggiungere i margini di cucitura. Io infatti con un righello e una matita sono andata ad aggiungere un margine costante lungo tutto il cartamodello. Perché? Perché in questo modo andrò a tagliare solo direttamente la carta velina, già con i margini compresi, e saprò così al millimetro quanta stoffa devo consumare. Questo metodo, credimi, ti semplifica poi la confezione. Fammi sapere nei commenti se tu lavori i cartamodelli con i margini di cucitura compresi oppure senza margini di cucitura perché li aggiungi poi, magari, con il gesso, con i punti molli o con altri sistemi di tracciatura direttamente nella stoffa stessa. Sono davvero curiosa di sapere la tua opinione. Il tessuto consigliato. Per il tessuto consigliato sono andata sullo shop di gsscampoli.com, sono andata a cercare i prodotti, sono andata sui tessuti per abbigliamento e da qui sono andata direttamente nei tessuti per cappotti. Posso cercarlo in questo modo, come anche posso semplicemente scrivere qui sopra cappotto lana, digitare invio e in men che non si dica mi trovo così la categoria dedicata ai tessuti per i cappotti. Io ho scelto un cappotto lana diagonale antracite perché mi piaceva l'idea di avere un cappotto grigio. Non ti nascondo che anche la versione in blu è veramente meravigliosa e anche la versione vinaccia ha il suo perché, ma c'è anche il colore nero o tanti altri colori di tendenza. Non trovi soltanto il tessuto di lana, ma puoi trovare anche degli altri tessuti affini alla lavorazione dei cappotti. Infatti, se cerchi i prodotti tessuti per abbigliamento, tessuti per cappotti, puoi trovare diversi tessuti, anche a quadri per esempio, che ben si prestano a questa lavorazione. Ti consiglio infatti il tessuto di lana, il panno di lana, il cashmere, puoi optare per un bel bouclé molto caldo, nessuno ti vieta di optare anche per una simil pelliccia a pelo lungo o ancora perché no dei bei bouclé con delle colorazioni chiare o ancora puoi optare per dei tessuti più eleganti come il broccato o perché no, se vuoi un cappotto che assomigli più ad un copriabito, puoi optare per un bel HD, per un effetto più cascante, per cui scegli tessuti caldi e pesanti se vuoi un effetto più geometrico. Anche il canale Lamè è meraviglioso, mentre opta per tessuti magari più leggeri come il CD semplice se vuoi invece optare per delle soluzioni più fluenti. Il taglio del cartamodello e anche del tessuto. Mi raccomando, per tagliare il cartamodello usa un cutter a parte, cioè usa un cutter dedicato. L'elenco dei materiali lo trovi ovviamente linkato qui sotto in descrizione.
Io taglio con il cutter dedicato ai tessuti leggeri la carta velina. Perché? Perché la carta velina è un tessuto leggero. Preferisco personalmente tagliare i miei cartamodelli con il cutter sotto ad un piano di taglio, perché trovo che questa operazione sia più veloce, più fluida e mi eviti la cosiddetta sforbiciata che invece avrei aprendo e chiudendo la forbice da sarta ogni volta. È comunque essenziale che tu scegli uno strumento di taglio per la carta e lo usi solo per la carta e che scegli uno strumento di taglio per la stoffa usandolo solo per la stoffa. Avremo così il dietro, la paramontura, il davanti e anche la manica perfettamente tagliati nel cartamodello e pronti per passare al taglio su stoffa. Come taglio io su stoffa? Utilizzo i pesi per tessuti quando voglio fare in fretta, perché li posiziono, dove li metto stanno, li posso spostare con assoluta velocità e facilità. Ma quando voglio dei lavori di maggior precisione o magari ho delle curve particolarmente impegnative, preferisco utilizzare gli spilli. Tu sei del team pesi per tessuti o del team spilli? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. In quanto a forbici, se non ti trovi bene con i rotary cutter, ti consiglio delle forbici specifiche da sartoria. Sono infatti dotate di un'impugnatura più ergonomica come CAI e ti permettono di tagliare le stoffe in maniera accurata. In alternativa, eccomi qui, cutter 45 mm, mai più senza per me, perché posso andare a tagliare anche i tessuti più pesanti. Chi l'ha detto che il cutter non riesce a tagliare la lana? In men che non si dica, sono riuscita a tagliare tutte le parti del mio cartamodello. Le fliseline. Bonus extra rispetto alle istruzioni del Burda. Questa fliselina, infatti, è una fliselina in dritto filo. È disponibile nella versione bianca o grafite e io la vado a mettere nella spalla dietro della mia giacca e anche nella spalla dietro della paramontura. Te l'ho fatta nera la paramontura così capisci meglio la differenza. Perché? Perché posso andare ad applicare poi una classica fliselina a metraggio nella paramontura davanti e qui puoi usare una fliselina da lana se scegli un tessuto di lana, puoi usare una fliselina da cotone se scegli un tessuto di cotone, puoi usare una fliselina per simil pelliccia se usi la simil pelliccia, quindi puoi scegliere qualunque fliselina a metraggio per la paramontura davanti, ma per le spalle dietro c'è una sola soluzione, la fliselina in dritto filo. Garantirà infatti al tuo progetto costante e durevole sostegno negli anni. La tagliacuci. Rullo di tamburi, che ne dici se otteniamo questo risultato completamente in tagliacuci? Il rosso è il davanti, il verde è il dietro, il blu è l'ago dritto. Così abbiamo proprio spiegato in maniera elementare, easy, come dice anche il Burda Easy, l'applicazione con la tagliacuci. Useremo la tagliacuci a 3 fili un ago di destra, ma infiliamola insieme, perché una delle situazioni da panico è proprio l'infilatura. Qui con Pfaff Admire Air 5000 ho un trucco. Infatti, voilà, clic, ho preparato la macchina per la sua infilatura che dovrò semplicemente preparare con il filo verde dentro al forellino dedicato all'innesto di colore verde e guarda, il filo è già uscito con un semplice clic. Questa tagliacuci infatti ha la cosiddetta infilatura ad aria. Infiliamo adesso l'ago superiore, quello rosso, scusa, il crochet superiore, quello rosso. Spostiamo la levetta dal lato rosso, abbassiamo, inseriamo il filo nello slot del forellino rosso, carichiamo la pompetta che ci carica di aria compressa la macchina e voilà, ci troviamo il lavoro completamente infilato. Facile così. Andiamo adesso a infilare il filo del lago. Bene, questo non rappresenta un grande crucio, come in tutte le macchine, sia tagliacuci sia macchine per cucire, fai passare il filo nel percorso dedicato e poi con l'ausilio di una pinzetta vai ad inserire il filo nella cruna del lago. Una volta che hai inserito il filo nella cruna del lago, hai completato l'infilatura di tutti e tre i filati e sei pronto o pronta per procedere.
Trovi la possibilità poi di richiudere direttamente la macchina e rimuovere l'attività di infilatura. Tieni le tensioni neutre sul crochet inferiore e superiore sul lago destro e puoi prendere la stoffa. Io qui ti prendo una stoffa a campione perché poi dovrai sorfilare, cioè l'operazione di cucitura che si fa con la tagliacuci, tutti i margini, tutti i perimetri, tutto il bordo del tuo cappotto, per cui ripeti questa operazione che vado a fare io per tutte le parti dello stampo del tuo cappotto. Il lavoro diritto è il crochet superiore, rosso, il lavoro rovescio è il crochet inferiore, verde, l'ago, cioè quella cucitura diritta, è rappresentata dal filo blu. Io apposta ho scelto 3 fili diversi, so bene che non ci stanno nel cappotto, ma volevo farti vedere adesso quali fossero le differenze, mentre io proseguo a sorfilare tutto il lavoro con un rigoroso filo in tinta. La macchina per cucire. Cosa fare se a casa non ho la tagliacuci e se devo invece utilizzare eventualmente la macchina per cucire? Vediamolo insieme. Dobbiamo anzitutto fare un raffronto. La parte verde è lavorata in tagliacuci, la parte rossa invece è la parte che ho lavorato con la macchina per cucire. Qui nel retro vedi il rovescio dei lavori, per cui il rosso era la parte della tagliacuci, la parte rosa invece è la parte lavorata con la macchina per cucire. Con Creative Icon 2 o comunque con qualunque altra similare macchina per cucire elettronica, oltre ai punti di utilità essenziali, cioè il punto dritto e il punto zigzag, puoi trovare anche i punti di utilità definiti punti di sorfilatura, cioè quei punti che assomigliano alla lavorazione in tagliacuci. Non sarà lo stesso effetto che trovi qui a campione a sinistra nella tagliacuci, ma è sicuramente una buona alternativa se ancora a casa non hai la tagliacuci. Ti basterà inserire un piedino a pianta larga, cioè un semplice piedino con cui puoi effettuare il cosiddetto punto zigzag, e procedere nella cucitura che vedrai andare avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro. Questa è proprio la caratteristica di questa tipologia di punto. Lo zigzag si sposta a sinistra o a destra, la cucitura overlock si sposta avanti e indietro. Sono curiosa però di sapere da te, adesso che taglio con lo strumento rasafilo il filo alla fine della cucitura, quale rifinitura preferisci? Scrivimelo qui sotto nei commenti. Preferisco la rifinitura in tagliacuci o preferisco la rifinitura con la macchina per cucire? Sono davvero curiosa di sapere quale preferisci e soprattutto la usi la tagliacuci oppure non ce l'hai a casa e quindi fai tutto con la macchina per cucire? Ti aspetto nei commenti. Abbiamo visto davvero tantissimi contenuti utili. Spero di cuore che questo video ti sia piaciuto. Se è così metti un bel pollicione alzato, iscriviti al mio canale e spunta anche la campanellina per restare sempre sintonizzato su tutte le mie prossime pubblicazioni. Ci vediamo al video parte 2.